Ciao ragazzi, oggi finalmente vi parlo di lui, Zhiyun Molus B500, una luce da 500 watt, estremamente piccola, portatile e super consigliata. Sigla! Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente, dopo almeno una decina di set che ho realizzato grazie a questa come luce principale, vi posso parlare proprio di lui, Molus B500. Una luce da 500 watt che, come vedete, è estremamente piccola e pesa veramente poco. Partirei subito da questo perché è veramente il suo punto di forza. 2,8 kg, quindi sì, lo possiamo portare con una mano sola, e 500 watt LED bicolor da 2007 a 6500 gradi Kelvin. Per quanto riguarda la costruzione, ragazzi, è costruito alla perfezione. È sì tutto in plastica, ma chiaramente hanno creato questo illuminatore in plastica appositamente per contenere il peso, e questa cosa del peso ve la dirò durante tutto il video, anche perché io qui in studio ho un'altra luce da 500 watt di là, quella lì giù in fondo che potete vedere lì sfocata, che è un GVM da 500 watt, ma vi assicuro che tra l'illuminatore, il ballast e la scatola siamo intorno ai 17 kg. Invece abbiamo soltanto 2,8 kg e neanche un chilo di scatola, quindi con 3 kg, 3 kg e mezzo di peso possiamo tranquillamente portarci dietro questo illuminatore. In realtà non vi consiglierei neanche di utilizzare la sua scatola, che per carità è fatta bene, però comunque è di cartone, quindi boh. Vi consiglierei di metterla direttamente dentro uno zaino fotografico di piccole e medie dimensioni, magari dedicata a lei, ma ragazzi, in un qualsiasi zaino fotografico questo illuminatore entra, anche perché al suo interno abbiamo tutto, non c'è un ballast, non c'è un alimentatore da collegare. Infatti, una volta staccato il filo, la luce è proprio solo questa qui, e questa roba è veramente pazzesca. Non aver bisogno di un ballast, non aver bisogno almeno di un alimentatore esterno, ragazzi, non l'ho mai visto su nessuna luce. Qualsiasi luce da 60, 100, 150 watt, insomma tutte quelle che ho testato avevano magari un corpo molto piccolo, ma poi avevano un alimentatore molto grosso da dover mettere in giro per la stanza. Ecco, qui ragazzi abbiamo tutto in un solo corpo, e quindi per quanto mi riguarda anche solo per questo Zhiyun ha veramente vinto. 2,8 kg di peso fanno sì che sia estremamente trasportabile, ok, ma fa anche sì che si possa andare a mettere su stativi estremamente leggeri, come in questo caso. Sto utilizzando ad esempio lo stativo di Neewer, quello in carbonio, perché effettivamente 2,5 kg si riescono a stoccare su questo stativo in carbonio, e quando lo devo alzare e abbassare avrò un peso orientativo di 4 kg, quindi chiaramente 4 kg li alzate in maniera ultra mega semplice. E questa però è una cosa a cui dovete stare attenti, perché se comprate una luce da 500 watt che pesa 20 kg avrete bisogno di stativi molto pesanti, almeno un'altra ventina di chili, e diventa tutto estremamente difficile. Io per esempio stati qua, il GVM, quello lì, ho dovuto comprare uno stativo apposito con rotelle, super pesante. Chiaramente sta qui in studio, non si muove, quindi non è un problema per me, e le rotelle aiutano, però avere una roba del genere, ragazzi, è proprio un altro viaggiare. Affrontiamo l'unico neo che ho trovato in questa luce. Allora, se da una parte è estremamente piccola, compatta, c'è tutto al suo interno, dall'altra chiaramente crea un calore assurdo, e per potersi dissipare Zhiyun ha creato questo sistema di ventole, che è una da questa parte, una da quest'altra e una qui dietro. E ragazzi, 3 ventole, magari alla massima potenza perché lo stiamo utilizzando a 500 watt, si sentono, e si sentono anche abbastanza. Per quanto mi riguarda, facendo foto, o comunque facendo principalmente foto, non è un problema, non è un fastidio, non è un phon, insomma, quello che andrete a sentire. Però se fate video dovete assolutamente tenere in considerazione il fatto che se dovete mettere microfoni vicino a questa luce, lei sì, fa casino. È infatti, a dire il vero, la luce più rumorosa che io abbia mai avuto. Però immagino che per dissipare tutto il calore che genera una luce così piccola e così compatta non potessero fare diversamente. E quindi, per quanto mi riguarda, visto che questa o questa, nel senso che o comprate una roba del genere o comprate una cosa da 20 kg, io mi accollerei il problema delle ventole.
Vi ripeto, non è un problema, anche perché poi non è che la utilizzerete sempre a 500 watt. Chiaramente se abbassate la potenza luminosa le ventole gireranno molto più lentamente, quindi non le sentirete quasi, però va detto che se lo usate a tutta potenza, ragazzi, le ventole si sentiranno. In confezione vi danno una classica parabola standard Bowens. Infatti qui davanti abbiamo un attacco Bowens in plastica, che sia in plastica, ragazzi, non mi fa impazzire, come non mi fa impazzire che ci sia la plastica anche qui sotto sul bracket. Però torniamo sempre allo stesso discorso, per farla pesare 2,8 kg hanno optato per questo. Io ho utilizzato già 3 softbox diversi, uno da 110 e 2 da 90. Quello da 90 tra l'altro ve lo faccio vedere dopo, è sempre della Zhiyun, uno dei due che ho utilizzato, e non ho avuto nessun problema né per l'innesto né per toglierlo, quindi vi direi che l'attacco Bowens funziona a meraviglia, come funziona a meraviglia anche questo bracket, che seppur in plastica, una volta che lo chiudete non vi fa andare la luce da nessuna parte, neanche con dei modificatori molto grossi e molto pesanti. Da questa parte abbiamo una Type-C. A cosa serve? Serve, ragazzi, perché è stato pensato un mini ballast, che poi in realtà non è un mini ballast ma è un telecomando remoto, per poter remotare le due manopole che sono qui, adesso ve ne parlo, sullo stativo. Molto interessante, vi sto facendo vedere una foto perché è un accessorio che non ho e che però mi sta arrivando, e costa poco, 49 euro, quindi se dovete utilizzare una roba del genere molto alta e non volete ogni volta andare lì a modificare i parametri e magari abbassare e alzare lo stativo ogni volta, anche se lui è super leggero quindi non lo vedo un problema, avete anche quell'accessorio lì. 49 euro non sono tanti, è comunque un accessorio in più che se volete potete prendere separatamente. Io comunque qui sotto in descrizione vi lascio il link sia della luce sia dell'accessorio. Chiaramente abbiamo il Bluetooth, quindi chiaramente possiamo utilizzare l'applicazione Zhiyun che funziona molto bene, ma ve ne parlo dopo. Una volta attaccato il filo possiamo andarlo a accendere e ragazzi la cosa veramente figa è che si accende al volo. Prima era allo 0%, adesso ve lo faccio rivedere. Accesa, e come vedete si accende veramente in un secondo, è una delle più veloci, anzi forse è la più veloce che io ho mai provato, si accende e si spegne veramente in un secondo, cosa veramente molto interessante. Ci sono certi illuminatori che prima che si accendono ci vogliono 20 secondi, quindi bene. E poi qui dietro abbiamo un display, io non so come farvelo vedere, vabbè fidatevi di me o metto un b-roll, qui dietro c'è un display che è veramente molto piccolo. E siccome questa luce di solito si mette in alto o comunque sopra di voi, e siccome qui avete una ventola non è che riuscirete a vederlo molto bene, ecco perché vi dicevo che quell'accessorio lì, quella specie di mini telecomando, forse è abbastanza importante averlo su questa luce. Comunque qui abbiamo due manopole, una da questa parte e una da quest'altra, questa serve per l'intensità luminosa e questa serve per i gradi Kelvin. Allora, intensità luminosa che possiamo andare a cambiare veramente in un secondo e come vedete lì si è fatto giorno. Siamo in questo momento al 98%, se me la punto in faccia succede questo, se lo punto là dietro lo vedete, è veramente super mega potente. Per abbassarla basterà girare questa manopola o in alternativa andare a cliccarla, perché abbiamo incrementi del 20% per quanto riguarda appunto la potenza luminosa. Stessa cosa da questa parte, abbiamo i gradi Kelvin, così sarà tutto molto caldo, mentre se la rotiamo al contrario diventerà tutto molto freddo. Anche lei è cliccabile. Mi avete visto utilizzarla negli scorsi video backstage e quindi io ragazzi non posso far altro che super consigliarvela. Prezzo, siamo intorno a prezzo pieno ai 730 euro. In realtà in questi giorni che ho potuto utilizzare questa luce l'ho monitorata su Amazon ed effettivamente stava intorno ai 630 euro con i codici sconto che vi danno Amazon. Se dovessi avere un codice sconto ve lo lascio qui sotto in descrizione, se no comunque sempre qui sotto in descrizione vi lascio il link appunto ad Amazon. Ragazzi, per un 630-650 euro di spesa vi posso tranquillamente dire che è una luce che funziona, che non vi darà nessun tipo di problema perché l'ho testata veramente tanto
e tranne la cosa del suono, magari per i videomaker potrebbe essere un problema, questo non lo so, per noi fotografi non costa poi così tanto rispetto alle classiche luci da 200-300 watt. Infatti sono andato su Amazon per vedere quanto potesse costare una luce da 200-300 watt e a meno che non prendete magari un Nanlite che costano veramente una fucilata, una luce della Godox da 300 watt così bicolor sta sui 350 euro, stessa cosa per Small-Rig, stessa cosa per tutti gli altri competitor. Questa costa praticamente il doppio, sì, è vero, non ve lo nascondo, però ragazzi qui abbiamo 500 watt di potenza che sono veramente tanti, anche se andate ad utilizzare dei softbox così grandi. Questo qui è quello di Zhiyun, magari ve lo lascio qui sotto in descrizione anche questo, da 90 cm parabolico, con una doppia tendina, con la griglia. Ragazzi 500 watt sono tanti, quindi se siete indecisi tra che luce prendere un po' importante perché magari avete uno studio, perché magari fate i lavori di un certo tipo, ragazzi io andrei direttamente su una roba del genere. Costa un po' di più, sì, però pagate il fatto che è estremamente piccola, estremamente leggera, non avete ballast, non avete alimentatori, cosa volete di più dalla vita se dovete portarla in giro. Se dovete utilizzarla solo in studio probabilmente potete andare anche su altre luci un po' meno costose, come ad esempio appunto quella della GVM di cui vi stavo parlando prima, però in generale se dovessi comprarne io una e portarla in giro io andrei subito, immediatamente su questa. Tra l'altro lo Zhiyun non ha soltanto il 500 watt, ma c'ha il 400, il 300, il 200 e il 100, sono tutte uguali, chiaramente in scala, quindi tutte un po' più piccoline. Non le ho potute provare, quindi non vi so dire come possano andare, ma immagino che siano identiche a queste con un 100 watt in meno ogni modello. Veniamo a noi, assolutamente prodotto super consigliato. Per quanto mi riguarda io la terrò qui in studio, la utilizzerò come prima o come seconda luce sul soggetto e continuerò appunto ad utilizzarla in tutti i mesi futuri perché effettivamente mi ci sono trovato veramente benissimo. Prima di concludere però volevo andare a utilizzare l'applicazione insieme a questa luce. Allora andiamo ad aggiungere la nuova luce. Come vedete è un processo veramente super veloce, ci sono applicazioni che ci mettono un'infinità di tempo per fare la stessa cosa. Una volta che è sincato possiamo andare a vedere tutti i parametri. Allora, come prima cosa la luminosità della luce, come seconda cosa ve la metto al 17%, andiamo a controllare la temperatura colore che appunto va da 2007 a 6005, magari ve la metto così vedete la luce di là, così siamo a 6450, così siamo a 2007 e se volessi mettere la massima luminosità basterebbe fare così uno slide e abbiamo già tutto bello pronto. In realtà per quanto riguarda la temperatura colore abbiamo anche dei preset, quindi daylight, luce al tungsteno eccetera eccetera. Abbiamo la possibilità qui di andarci a mettere davanti alla luce virtualmente ma in maniera estremamente veritiera delle gelatine, quindi full CTB, un mezzo, un quarto eccetera eccetera, o possiamo andare a utilizzare le CTO. Come vedete la luce sta facendo quello che dico io dall'applicazione. Altra super cosa che c'è dentro l'applicazione, e questa l'ho vista solo nell'applicazione Zhiyun, ecco in questo momento la ventola si è accesa, abbiamo la possibilità di poter fare una foto direttamente dall'applicazione del nostro telefono, ad esempio lì, e ci dice, come vedete, che c'è una temperatura colore qui in alto da 5300 gradi Kelvin. Che vuol dire? Vuol dire che l'applicazione tramite la foto riesce a capire che gradazione Kelvin c'è in una determinata scena e va a dare alla luce la stessa gradazione Kelvin che trova appunto nella scena stessa. E questa cosa potrebbe essere veramente super interessante per chi all'inizio e non ha magari l'occhio per poter andare a mixare varie temperature a colore diverse. Ragazzi, molto interessante, io non l'ho mai usata, è una roba che chiaramente ormai faccio ad occhio, però bene che ci sia questa cosa nell'applicazione. Bene ragazzi, a questo punto penso di avervi detto tutto di questa piccoletta qui. Per quanto mi riguarda, come vi dicevo, super consigliata. Se avete delle domande mi raccomando fatemele qui sotto, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale. Ringrazio tantissimo Zhiyun per avermi fatto provare questo prodotto e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!